Nei Monti Balcani esiste una leggenda tra il vero e il racconto popolare, ma qui sicuramente è il centro dell'umorismo mondiale. Questa è una storia da raccontare, piena di sorprese e di leggende. Sei pronto? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. Insieme a Diva G siamo un duo comico. In questo canale, se sei appena arrivato, sappi che parliamo della comicità, della sua storia e delle sue tecniche e i suoi segreti. Per questo ti consiglio di iscriverti e di azionare la campanella. Siamo inoltre gli organizzatori del Think Comedy Festival. Sì, il famoso festival della comicità muta. Non lo conosci? Allora poi ti aspettiamo qui. Esiste un posto incredibile dove, tra leggende e risate, si è costruito il primo museo, o meglio, la casa dell'humor e della satira. Ora te ne parlo, ma prima capiamo dove ci troviamo. Gabrovo è una città bulgara di 60.000 abitanti situata ai piedi dei Monti Balcani ed è nota come la capitale internazionale dell'umorismo e della satira. I montanari di Gabrovo si sono fatti un nome come abili commercianti, vendendo i loro manufatti con profitto, ma sempre con un sorriso e con un aneddoto divertente. I gabroviani adoravano ridere di se stessi, anche le persone con cui facevano affari sembravano gradire. Così iniziarono a circolare storie divertenti e aneddoti umoristici nel XVIII e XIX secolo. Il gabroviano era l'uomo di montagna onesto, ma calcolatore ed astuto nel commercio. Nacque proprio un detto gabroviano, che non riesco a dirtelo, il bulgaro è piuttosto difficile, ma essere gabroviano diventò come un sinonimo di divertente, astuto commerciante. Gabrovian voleva dire anche essere veloce, inventivo, arguto e capace di creare qualcosa da nulla nelle dure condizioni dei Monti Balcani. Secondo i documenti storici, nel XIV secolo, pellettai, artigiani, coltellinai e altri lavoravano sui loro prodotti prima di salire sui carri e scendere nei campi per vendere i loro prodotti artigianali, coltelli, asce, tessuti e fischietti. Per avviare il commercio, questi artigiani imprenditori si sono impegnati a intrattenere i propri clienti facendo scherzi e raccontando barzellette. L'arguzia e la simpatia dei mercanti attirano i clienti e anche i loro portafogli. Gabrovo divenne presto un importante polo industriale. Le loro gesta si sono diffuse non solo con il passaparola, ma diventarono famosi grazie ai giornali bulgari negli anni tra il 1920 e il 1930. Ma perché diventarono famosi? Gli aneddoti e le barzellette di Gabrovo si stavano trasformando in un fenomeno nazionale. Erano protagonisti sempre di nuove battute. Negli anni 30 i gabroviani più ricchi iniziarono a organizzare feste in maschera, la cui musica e il cui divertimento risuonavano fino alle ore piccole, facendo baldoria per le strade di Gabrovo. Chi direbbe no al divertimento in città? Ben presto le gioviali mascherate di Gabrovo e le processioni di strada divennero una tradizione amata, che è ancora viva oggi. Questo è lo sfondo storico del patrimonio culturale, il folklore dell'umorismo locale e le gioiose processioni del carnevale a Gabrovo hanno favorito la concezione dell'idea di aprire una casa dell'umore e della satira. È diventato realtà il 1 aprile 1972.
Chi realizzò effettivamente questa grande iniziativa fu il primo direttore della Maison, Stefan Furtunov, consulente legale per vocazione, ma anche appassionato collezionista di barzellette e aneddoti di Gabrovo. Negli anni 70 la città di Gabrovo era famosa per aver ospitato un festival nazionale dell'umorismo e della satira che comprendeva un corteo carnevalesco, mostre di cartoni animati nazionali e internazionali, una biennale internazionale di fumetto e anche di piccola scultura, ma soprattutto un concorso nazionale di racconti di barzellette e tantissimo altro. Non appena aperto le porte, la Casa dell'Umorismo e della Satira ha assunto l'organizzazione di tutti questi eventi negli anni a venire. Ci sono voluti 3 anni per ricostruire e convertire la vecchia fabbrica di cuoio dei fratelli Kalpazanov nell'edificio della Casa dell'Umorismo e della Satira, che ha aperto nel 1975. Stava per iniziare il rapido sviluppo di un unico e moderno istituto culturale, all'insegna del motto «Il mondo dura perché ride». Dal 79 al 90 la Maison ha accumulato una considerevole collezione di opere d'arte, umoristiche e satiriche provenienti da tutto il mondo. Da qui concorsi internazionali e nazionali come la Biennale Internazionale di Umorismo e Satira nel 1973, ma anche molti altri che sono da ricordare. Ma soprattutto ha aperto l'unico teatro di varietà satirico sperimentale in Bulgaria nel 1985. Nella Casa dell'Umorismo e della Satira c'è una biblioteca speciale per libri, periodici, cataloghi e album umoristici e satirici e una banca dati contenente gli indirizzi di migliaia di artisti che hanno lavorato nel campo dell'umorismo. Ma all'improvviso nel 1989 l'allora regime politico fu abbattuto. La Maison ha dovuto affrontare problemi finanziari e anche di personale, ma grazie a Tatiana Zhakova oggi è finanziato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Gabrovo. Ha una collezione di 37.500 opere d'arte, di oltre 9.000 artisti provenienti da 173 paesi di tutto il mondo. In questi giorni la Casa dell'Umorismo e della Satira continua a svolgere la sua missione. Si dice dei gabroviani che tagliano la coda dei gatti in modo che la porta si chiuda più velocemente dopo di loro e non fuoriesca il calore. Quindi il gatto nero con la coda mozzata è diventato un simbolo della città di Gabrovo. Ci sono centinaia di aneddoti e di storie divertenti raccontate sui gabroviani dai gabroviani. Una piccola parte di esse è pubblicata nel libretto di Gabrovo Jokes. È una sorta di testimonial straordinario della Casa dell'Umorismo e della Satira, inviato come fosse in missione per aprire porte, cuore e menti. 50 anni fa il dono di Gabrovo di ridere di se stesso ha portato alla creazione della Casa dell'Umorismo, che si ritiene sia ancora l'unico museo al mondo dedicato all'umorismo. I gabrovesi chiamano la loro città il centro dell'umorismo mondiale e, in vero stile Gabrovo, il primo cartello che i visitatori vedono dice «Benvenuti» e «Arrivederci, ma per favore sentiti libero di restare». Pertanto hanno assicurato il loro futuro riservando un pezzo di terra ben oltre il pianeta Terra per ogni evenienza. È il pianeta minore Gabrovo numero 2206, scoperto il 1 aprile del 76 e prende il nome della cittadina in cui l'humor, folklore e tradizioni l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Spero che il video ti sia piaciuto. Conoscevi la storia di Gabrovo? Fammi sapere nei commenti e se vuoi che ti parli di altri posti dove l'humor è il re incontrastato, seguimi. Metti la campanella e presto ti farò conoscere altri posti incredibili. Ciao, a presto!